Ciao a tutti amici dell'Aquario, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Acquario, tendenze energetiche predestinate per il mese di marzo 2025. Abbiamo la carta del diavolo, amici dell'Aquario. Quando c'è il diavolo si può parlare di un momento un po', diciamo, di costrizione, di limitazione, anche se vogliamo. È una carta che a me fa ricordare l'energia compressa. È anche una carta che parla di schiavitù, ma anche di potere personale. Adesso andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Come sempre vi ricordo che le letture sono per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se per caso voleste completare il vostro messaggio, vi invito ad ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire poi come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, trovate il link sotto nella descrizione del video. Sempre in descrizione trovate anche il mio indirizzo email nel caso vogliate contattarmi per una consulenza personalizzata e i corsi di formazione gratuiti presenti sul canale. Uno è un corso base di metafisica sui chakra e l'altro è un corso base di tarocchi intuitivi. Comunque voi aprite sempre la tendina della descrizione, io le novità le inserisco sempre lì, i corsi, le promozioni, tutto. Ok, partiamo con un 5 di spade, ragazzi. Abbiamo la carta della stella. Mondo. Regina di bastoni, cavaliere di coppe, 2 di bastoni, fante di spade e 10 di coppe. Diciamo che il 5 di spade e il diavolo già li sento che si parlano. E il 5 di spade di solito fa riferimento a delle lotte che in questo caso potrebbero essere interne, potrebbero essere come delle lotte tra di voi. Vi ricordo anche che il diavolo è una carta collegata all'ego ed è facile che quando ci sia l'ego di mezzo ci si leghi a certi ideali, a certi risultati, a certe credenze, mi viene da dire, anche a certe dinamiche di comportamento. Allora, adesso andiamo a vedere carta per carta così capiamo l'energia del mese, dopodiché andrò a fare i vari esempi e quindi lavoro, economia, piuttosto che la famiglia, piuttosto che le relazioni, insomma andiamo a vedere un po' tutto. Partiamo con questo 5 di spade. Fante di spade che avete qui. E appeso. Allora, o qualcuno qui potrebbe essere in un momento di controllo, mi viene da dire, siccome c'è anche il diavolo qui mi risuona parecchio, perché con questa carta dell'appeso è come se avesse bisogno, cercaste di vedere in qualche modo le cose da un altro punto di vista, perlomeno questa è l'energia con cui inizia il mese. Poi andiamo a vedere la stella. Perché la stella mi parla di obiettivi. Abbiamo l'imperatrice, c'è come la voglia di concretizzare qualche cosa. E un 7 di spade. Anche questo lo sento legato all'ego, perché l'ego ci fa un po' raccontare delle bugie, ci fa vedere solo quello che vogliamo vedere. Il 7 di spade è una carta che parla anche di avidità, di qualcuno che è disposto a fare qualsiasi cosa pur di ottenere i risultati a cui punta. E avendo un'imperatrice, ci potrebbe essere come questo desiderio di espansione, di fare di più. Andiamo a vedere il mondo. Diavolo e 8 di coppe. Io ho come la sensazione che ci sia la voglia di andarsene da questo 5 di spade. Probabilmente è una situazione di stallo,
perché abbiamo un appeso, e qui c'è come il ok, voglio andare da un'altra parte. Ah, ecco che cosa fa riferimento 7 di spade. È come se qui voleste andarvene, andare lontano da questa schiavitù, da questo momento, diciamo così, un po' pesante. Però io credo che qui la bugia che vi state raccontando è: se me ne vado, le cose cambiano. E invece, perché le cose cambiano, normalmente dobbiamo cambiare noi dentro, perché se una dinamica non va, se c'è una situazione che per esempio non va, invece di cambiare la situazione, perché è facile che potrebbero ricrearsi le stesse dinamiche di comportamento, è meglio iniziare, diciamo così, a cambiare se stessi dentro per far sì che le dinamiche fuori cambino, anche nel posto in cui si è, senza la necessità di spostarsi o di andare da nessuna parte, insomma, ok? Bene ragazzi, andiamo con la regina di bastoni. Abbiamo una torre e la stella. È come se ci fosse qui, perché la stella si ripete, è come se ci fosse un qualcosa che va aspettatene. Potrebbe essere redistribuito, ristrutturato, destrutturato, perché quando c'è la torre c'è sempre il crollo di qualche cosa, che è facile, o comunque sarebbe utile, fosse l'ego, questo sette di spade, questa sorta di schiavitù che io sento, di obbligo, di conflitto interno che potreste avvertire all'inizio del mese. Sento che in qualche modo c'è la volontà di andare verso nuovi obiettivi e di cambiare questo stato anche confusionale di cui ci parla il 5 di spade. Andiamo a vedere il cavaliere. Andiamo a vedere il cavaliere. Sette di bastoni e sole. Potrebbe arrivare qualche tipo di offerta con questo cavaliere, ragazzi. Andiamo a vedere il 2 di bastoni. Due di bastoni e forza, per spiegare il 2 di bastoni. Qui avete sia la forza che il sole, che sono due carte di forte apertura e propensione verso l'esterno. Due di bastoni potrebbe indicare un'indecisione. Allora, qui c'è una situazione stagnante che in qualche modo voi volete lasciarvi indietro, affrontare, riammodernare, mi verrebbe da dire, vedendo questa torre. Ed effettivamente, vedendo come si sviluppano le carte, ci potrebbe essere qualche offerta e qualche decisione da dover prendere. Andiamo a vedere il fante di spade. Re di bastoni e mago. Ho la sensazione che abbiate bisogno di approfondire certe conoscenze o certe esperienze su un dato tema. Magari qui è un'offerta che vi fanno, diciamo, allettante, potrebbe arrivare da qualcuno vicino a voi, effettivamente, qualche familiare, qualche amico, magari anche qualche collega, potrebbe anche essere, perché no, una offerta di lavoro, e c'è come un dubbio da parte vostra sul da farsi, nel senso che ho come l'idea che molte persone non si sentano all'altezza. Ma perché? Perché comunque si parte da un diavolo, un 5 di spade, un 7 di spade, e poi c'è anche un mago al contrario, ragazzi. Quindi devo dire, è come se vi steste automanipolando, autoconvincendo di qualche cosa che non siete in grado. Ecco, il diavolo fa riferimento anche al critico interiore. Come vi parlate voi? Vi sgridate spesso? Vi sminuite? Andiamo a vedere il 10 di coppe, perché tutto sommato la lettura finisce bene. Qui avete regina di bastoni e re di bastoni, tra l'altro. 10 di coppe nuovamente. E mondo.
Mondo anche qui. Avete tante carte doppie. Io non credo che entro la fine del mese prenderete questa decisione o comunque farete il cambio. Secondo me sarà un mese dove raccoglierete i dati per far la scelta migliore. Io credo che questo mese è come se vi riprendeste in mano il vostro potere. Studiate l'ego. Che cos'è l'ego? Come identificare l'ego? E cercate di staccarvi, perché l'ego ci fa rimanere incastrati in certe ideologie, in certi schemi di comportamento. Qui con la carta della pesa avete bisogno di raccogliere più dati e di guardare le cose da un'altra prospettiva e di prendervi un tempo di riflessione, e anche per qualcuno si tratta di accettare una situazione che c'è, che è così e che non si può fare diversamente, cioè è così. Allora, andiamo a vedere carta per carta, ragazzi. Partiamo, scusate, carta per carta, e settore per settore intendevo. Partiamo dal lavoro. Se siete disoccupati, allora qui devo dire che potrebbe effettivamente arrivare un'offerta che non vi nego potrebbe anche essere allettante, ma potrebbe essere lontano da casa. E in molti casi ho come la sensazione che per le vostre ragioni, diciamo per privilegiare la famiglia, potreste anche decidere ehm, di non muovervi, di rifiutare l'offerta fondamentalmente. Questo ovviamente riguarda un gruppo piccolo di persone. Tutto sommato, diciamo che vedo che c'è questa possibile offerta che arriva, c'è come questo compimento che può arrivare entro la fine del mese, soprattutto se siete in un momento, o comunque arrivate da un momento di fermo lungo. C'è come una evoluzione, un nuovo obiettivo che puntate, un nuovo risultato, se vogliamo, da perseguire. E qui è come se poi si sbloccassero un attimino le cose e arrivasse anche o qualcuno che vi dà una mano o vi fa vedere qualche possibilità che prima non vedevate. Insomma, diciamo che di contratti no, per adesso non ne vedo, però sì che c'è la possibilità di qualche offerta effettivamente. Sta a voi accettare o no. Potrebbe essere un'offerta legata alla ristrutturazione della casa. Non lo so che tipo di lavoro possiate fare, però magari, non so, siete interior designer per dire, e quindi potrebbe essere un'offerta, la vedo grossa come offerta, ok? La vedo grossa, quindi potrebbe veramente essere per un'azienda grossa. Comunque, ehm, lavori a contatto con la natura, perché comunque a marzo inizia la stagione, quindi lì c'è più probabilità di trovare. Mm. E potrebbero anche esserci dei lavori all'aria aperta, mi viene da dire. Per quello che riguarda le persone che invece sono occupate, devo dire che sarà un buon periodo. Per qualcuno potrebbe arrivare un'offerta di condurre un gruppo, di diventare caporeparto, di diventare responsabile, di prendersi a cuore un progetto. Io ho la sensazione che può esserci come l'espansione di qualche cosa che già è attivo. Vedo comunque qui che voi avete due volte la stella, tra l'altro, e anche un'imperatrice, c'è come voglia di fare di più. Però ho anche la sensazione che con questo diavolo ve la raccontiate, sette di spade, e vi diciate che non siete in grado, che sono troppe responsabilità. Perché? Perché il diavolo, essendo collegato all'ego, crea paura, cioè nel senso all'ego non piace cambiare, e quindi che cosa fa per bloccarci, per immobilizzarci? Ci crea la paura, così noi ci blocchiamo, ok? Di solito si dice che si preferisce rimanere in una situazione magari anche un po' tossica, però che si sa gestire, piuttosto che buttarsi verso l'ignoto, verso quello che non si sa come gestire. È come se il saper come gestire una situazione creasse una sorta di zona di comfort, diciamo così. Poi siamo distrutti dentro, però la nostra testa funziona così. Ok, per chi invece è autonomo. Allora, qui devo dire ragazzi che potrebbe esserci qualche progetto, qualche collaborazione con qualche amico, con qualche anche familiare in alcuni casi, che effettivamente potrebbe avere il suo perché.
non è che veda grossi risultati per adesso, sinceramente, né a livello lavorativo né a livello economico di questa nuova collaborazione, ma è come se si iniziassero a intravedere le possibilità che si possono aprire. Cioè, per la serie vi arriva questa offerta e cominciate a valutare con questa persona, si può fare così, si può prendere quel mercato, si può prendere anche quel mercato e se facessimo anche questa cosa qua, è come se fosse un'offerta che dà possibilità di espansione. Comunque la stesa termina con un 10 di coppe, quindi voglio dire, è un momento abbastanza sereno, tutto sommato. Qui credo che siano più questioni mentali. Ok, se parliamo invece di relazioni, se parlo di single, ragazzi, io qui sento che effettivamente si potrebbe avvicinare una persona, potrebbe essere una persona molto interessante, con una certa posizione sociale, divertente, insomma, però, però ho la sensazione che dovrete imparare molto bene a gestirla. Non sarà una passeggiata, non sarà semplice capire questa persona. Mm? Ehm, E una cosa che mi sento di dirvi, non siate diretti nel chiedere le cose con questa persona. È come se ci fosse il bisogno di camuffare un po', di prendere le cose alla larga. Non è una persona alla quale piacciono le domande dirette. Per quello che riguarda invece le persone che sono in una relazione, allora qui vi devo dire che potrebbe esserci come un capovolgimento della situazione. O si cambiano gli obiettivi di coppia, o per qualcuno ci si rende conto che non si ha lo stesso obiettivo di coppia. E quindi effettivamente ci può essere come un pensiero, un conflitto interiore sul è il partner o la partner ideale per me? Cosa possiamo costruire insieme? Che tipo di obiettivi, di desideri abbiamo che possiamo raggiungere come coppia? Qui non è il desiderio di lui e i desideri di lei, o di lei o di lui, ovviamente non fa differenza. È che cosa possiamo fare come coppia, cosa si può costruire insieme. Che non necessariamente deve essere un figlio, anche se vi dico che tra il mondo e l'imperatrice e anche il sole è facile che effettivamente ci sia un tema legato ai figli, anche perché il mondo ce l'avete due volte, tra l'altro. Eh, per quello che riguarda le persone che sono in una relazione super giù, indefinita, diciamo così, mm, diciamo che il mese tutto sommato è abbastanza sereno, non vedo grosse cose, però potreste, ehm, come vi posso dire? È come se ci fossero tanti conflitti e a un certo punto voi cedeste solo per non entrare nel conflitto. Ecco, questo non è un atteggiamento molto sano, perché mano a mano che questo succede voi riducete il vostro spazio di obiezione. Ok, oggi non reagisco per amor di pace, domani non reagisco per amor di pace e alla fine non reagite proprio più, perché si prende come il modus operandi, no? Ecco, non so effettivamente quanto questo valga la pena per la relazione in sé. Sì, sopravviverete al mese, ci saranno anche dei momenti belli tutto sommato, perché comunque le carte non è che sono brutte, però non sono un'estasi, ecco, io ho come la sensazione che dovrete passare sopra delle cose. Mm? Soprattutto questa carta dell'appeso mi dice che siete come in una fase di dover accettare delle cose. Perché io sento che qualcuno sì ha voglia di figli, qualcun altro sta dicendo che ha voglia di figli non rendendosi conto che è quello che pensa di aver bisogno, quindi è una credenza, io credo di aver bisogno di figli,
per ricevere l'amore, per sentirmi accettato o accettata, per sentirmi uguale agli altri. C'è come un tema sottile legato alla mente, all'ego lì intorno. Se parliamo di soldi, ragazzi, diciamo che potrebbe essere un buon periodo per investire, per iniziare a programmare il futuro, soprattutto se avete questi progetti di coppia da portare avanti o magari sono anche progetti professionali, quindi è un po' come se vi dicessero di risparmiare per poter investire poi in un futuro, anche se devo dire che nel mese di marzo non credo vi riuscirà molto bene perché sento come se aveste questa apertura nei confronti del mondo, cioè proprio come se foste, sì, anche perché anche qui avete sole, avete la forza, avete il 10 di coppe, il mondo due volte, la stella due volte, quindi sento proprio come un voglia di fare, voglia di buttarsi, voglia di conquistare il mondo, mi viene da dire. E quindi il consiglio è di non scoprirlo tutto in una volta sola al mondo, ma di ponderare per fare questa scoperta anche in un futuro. Io qui ho la sensazione che potreste essere impulsivi riguardo a certe scelte monetarie e qui l'avviso delle carte è un po' di quando dovete prendere una scelta pensate sempre al lungo periodo. Riesco a sostenere questa spesa nel lungo periodo? Riesco, nonostante questa spesa, a risparmiare qualche cosa, a togliermi altri sfizi, ad investire in altro? Insomma, queste secondo me sono domande che dovreste, dovreste farvi in questo periodo. Per quello che riguarda la salute psico-emotiva del mese, sento che c'è tanta testa da pulire. Cioè è come se il modo che avete di pensare vi condizionasse troppo, ok? E qui c'è l'appeso, vi invitano a vedere le cose da un'altra prospettiva, magari dalla prospettiva dell'altro o se per esempio avete una prospettiva di perfezione, guardate le cose da una prospettiva di imperfezione. Cioè, se voi puntate sempre a che le cose siano perfette e non riuscite mai a raggiungere questa perfezione, usate l'appeso. Pensate come imperfetti, così il livello di perfezione che avete raggiunto vi sembra ottimo. Perché poi alla fine è una questione di punti di vista, certe volte. Ok, se parlassimo di persone intorno a voi, qui sento che qualcuno potrebbe avere la voglia di scappare. Potrebbero essere familiari, potrebbero essere amici, potrebbero essere figli per qualcuno, come se aveste voglia di scappare, prendervi un paio di giorni di ferie dalla famiglia, dai figli. Non vi nego che effettivamente qualcuno potrebbe scappare con i figli, cioè nel senso farvi un fine settimana da qualche parte, magari in montagna. Potrebbe esserci come un'escursione, diciamo, nel mese di marzo, qualche tipo di movimento piacevole per coltivare la famiglia. Ok, andiamo a vedere qualche oracolo, ragazzi, solo un paio, non tanti. Uh. Questa carta dice che c'è un ritardo esterno e che questo potrebbe portare a un affaticamento professionale, che non è la parola esatta, disgaste, sarebbe come un denutrimento, un carenza energetica a livello professionale. Ok, andiamo a vedere un ultimo oracolo. Ah, scusate, e qua sotto vi dice che c'è un ritardo esterno, ma infatti avete anche la carta dell'appeso. Qui se state aspettando qualche risposta o qualche questione, anche qualche corso in partenza potrebbe essere, la consegna di qualche strumento, potrebbero esserci dei ritardi a causa del mondo esterno, di quello che vi succede intorno. Wow, bellissima carta. Carta numero 23 parla di saggezza, di alchimia. Qui avevate effettivamente l'alchimista. Sento che questo mese è buono per approfondire certi studi, ragazzi.
Lavoro creativo mi ritorna con l'imperatrice e poi abbiamo l'uroboro. L'uroboro, adesso qua neanche questi mazzi non si vede. L'uroboro è praticamente un serpente che si morde la coda ed è un simbolo profondo che spiega come le cose nel momento stesso in cui finiscano la coda si intersecano con quello con cui inizia la coda del serpente, perché viene rappresentato con un serpente che si mangia la coda. Adesso volevo farvi vedere se lo trovo in queste carte qui, però ecco, qua non c'è l'Uroboro. Vabbè, c'è il mondo, scusate, c'è la corona di alloro. Di solito il mondo viene rappresentato con questo serpente che si morde la coda, che si mangia letteralmente la coda, come per stare ad indicare che in un cerchio non si capisce qual è l'inizio e qual è la fine. Voi il mondo ce l'avete qua 2 volte già, ok? Quindi è interessante e c'è tanto fuoco, perché anche qui la salamandra è l'animale dei bastoni, dell'elemento bastoni. Quindi voglio dire, c'è come un fuoco creativo, l'alchimia, la trasformazione di questa situazione che all'inizio vi costringe, è come se a un certo punto la trasformaste in qualche cosa che vi dà potere personale. Ricordatevi sempre che il nostro punto di forza è esattamente il nostro punto di debolezza. Cioè, una volta che identifichiamo il nostro punto di debolezza e lo lavoriamo e lo trasformiamo, si trasforma nel nostro punto di forza. Quindi è interessantissima questa carta. Fatemi sapere ragazzi se vi risuona la lettura. Per sostenere il canale mettete like, iscrivetevi o condividete il video e se volete iniziare un percorso di crescita con me vi basta contattarmi via mail. Io poi vi mando le lettere di presentazione dove vi spiego come lavoro con le credenze limitanti. Diversamente, se non volete contattarmi, potete anche abbonarvi al canale. Lì nella sezione degli abbonati parlo anche delle credenze limitanti. Ovviamente il lavoro è più generico perché non avendovi di fronte non si può avere uno scambio, non si può fare un lavoro personalizzato, però comunque già lì avete del buon materiale per lavorare su voi stessi, per cambiare le credenze che appunto vi limitano nell'espansione personale. Comunque date un'occhiata ai titoli dei video. Si vedono, sono le playlist con le copertine lilla, così vi rendete conto dei temi che vado via via trattando. Detto questo io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!